E quindi per Mattarella non lo sapeva di essere imputato anche No, tramite non sapeva che era televisione, imputato. che c'era questo processo Non sapeva che era pendente qui a imputato. Palermo. Il 6 gennaio 1980, come ogni domenica, il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, si accinge, in compagnia dei suoi familiari, a recarsi alla chiesa di San Francesco di Paola per assistere alla celebrazione della Santa Messa. In tale occasione, come ogni volta che usciva per motivi privati, l'onorevole Mattarella manifesta la precisa intenzione di non utilizzare la scorta di sicurezza, predisposta a cura dell'Ispettorato Generale di Polizia. Alle ore 12:45 circa, l'onorevole Mattarella e il figlio Bernardo, di 20 anni, scendono nel garage, sito in fondo a uno scivolo prospiciente via Libertà e distante dall'abitazione circa 15 metri. Lo fanno per prelevare l'autovettura. Il presidente effettua quindi la manovra di retromarcia e ferma l'auto sul passo carrabile per consentire alla moglie di prendere posto sul sedile anteriore e alla suocera di sistemarsi sul sedile posteriore insieme alla figlia. Frattanto il figlio si attarda per chiudere la porta del garage e il cancello che dallo scivolo immette nella strada. Improvvisamente, al lato sinistro dell'autovettura, che è rimasta con la parte anteriore rivolta verso lo scivolo, si avvicina un individuo dall'apparente età di 20-25 anni, altezza media, corporatura robusta, capelli castano chiari sul biondo, carnagione rosea, indossante una giacca a vento leggera, piumino o kiwi, di colore celeste, il quale, dopo aver inutilmente cercato di aprire lo sportello anteriore sinistro, esplode alcuni colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'onorevole Mattarella, che siede al posto di guida. La vittima cade riversa sul lato destro e viene parzialmente coperta dal corpo della moglie, che si è piegata su di lui, appoggiandogli le mani sul capo, nel tentativo di fargli da scudo. Dopo aver esploso alcuni colpi, il giovane killer si avvicina ad una Fiat 127 bianca, sulla quale si trova un complice armato, con il quale parla per qualche minuto in modo concitato e dal quale riceve un'altra arma con cui torna a sparare contro il presidente Mattarella, già accasciato sul sedile dell'auto. Lo fa dal finestrino posteriore destro della Fiat 132. In tale ultima occasione ferisce anche la signora Irma Chiazzese, china sul corpo del marito. Spalle alla strada e alla macchina, stavo per completare l'operazione di chiusura del cancello, sentii un grido di papà e un rumore fortissimo, assordante. Io ho sentito un rumore improvviso e girandomi mi sono accorta che il finestrino di papà era in frantumi e che c'era la canna di una pistola diretta su di lui. E poi papà si è reclinato sulle gambe di mamma e il killer ha fatto il giro della macchina e ha continuato a sparare dal lato del passeggero. A me sono sembrati pochi istanti. Questo killer tirò dietro la macchina e si spostò per colpirlo ulteriormente, per finirlo dal lato di mamma. Dei killer, i presenti notano lo stridente contrasto fra i lineamenti gentili e lo sguardo spietato, oltre a notare un leggero sogghigno al momento degli spari, così come in precedenza il killer è glaciale anche al momento di esplodere il colpo di grazia. I due assassini si allontanano a bordo della Fiat 127 bianca, che viene poi ritrovata verso le ore 14, poco distante dal luogo del delitto. Al momento del rinvenimento si constata che sulla Fiat 127 sono montate targhe contraffatte. La targa anteriore è composta da due pezzi, rispettivamente 54 e 6623 Palermo. Quella posteriore da tre pezzi, rispettivamente PA 54 6623. Questi ultimi due pezzi presentano superiormente del nastro adesivo di colore nero, verosimilmente posto per meglio trattenerli alla carrozzeria. La Fiat 127 risulta sottratta verso le ore 19:30 del precedente giorno, 5 gennaio, a Fulvio Isidoro, che l'aveva momentaneamente parcheggiata in seconda fila
e con le chiavi inserite nel quadro. Le targhe originali dell'auto erano state alterate, come si è detto, mediante l'applicazione di ispezioni delle targhe, asportate dopo le 23 dello stesso giorno, 5 gennaio, dalla Fiat 124 di Verga Melchiorre, posteggiata in Via delle Croci. Risulta quindi, e veniva evidenziato nel rapporto di PG, che i luoghi dell'agguato, dei furti, della Fiat 127 e delle targhe della Fiat 124 e del rinvenimento della Fiat 127 distavano poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Nell'arco dello stesso giorno, 6 gennaio, l'omicidio viene rivendicato con 4 contraddistinte telefonate. La prima giunge all'ANSA alle 14:45. Qui, nuclei fascisti rivoluzionari. Rivendichiamo l'attentato dell'onorevole Mattarella in onore dei caduti di H. Larenzia. La seconda giunge al Corriere della Sera alle 18:48. Qui, prima linea, rivendichiamo esecuzione Mattarella, che si è arricchito alle spalle dei terremotati del Belice. La terza telefonata perviene alla Gazzetta del Sud di Messina, alle 19:10. Qui, Brigate Rosse, abbiamo giustiziato Mattarella. Segue comunicato. La quarta e ultima telefonata giunge al Giornale di Sicilia, alle 21:40. Qui, Brigate Rosse, abbiamo giustiziato l'onorevole Mattarella. Mandate subito tutta la gente nelle cabine telefoniche di Mattello. Troverete il ciclostilato delle BR. Ma in realtà il ciclostilato non viene rinvenuto. Fin da subito la strategia del depistaggio si mette in atto. C'è invece chi, come Leonardo Sciascia, esprime subito dubbi sulla pista mafiosa. L'assassinio davanti ai familiari non rientra nelle regole, o meglio nel sentire della mafia. Poi ci sono altre cose, la giovinezza del killer, perché stando alle testimonianze pare fosse giovanissimo. Questo mi pare che deponga a favore di una tesi di gente specializzata che viene da fuori pur avendo qui delle basi informative. La mattina del rapimento di Aldo Moro, a casa di Piersanti fu una strana telefonata. Dal contenuto che è poco significativo, adesso toccherà a voi, sembra con la telefonata di un mitomane, come ne capitano purtroppo spesso, ma la stranezza consisteva nel fatto che arrivò su un'utenza telefonica riservata, una seconda linea telefonica che aveva Piersanti a casa e che conosceva soltanto lui, sua moglie, i suoi figli, mia moglie ed io. Il fatto che su questa linea, che nessun altro conosceva, arrivasse la telefonata quella mattina ci ha colpito. Perché è stato ucciso Piersanti Mattarella? Una cosa sembra emergere sicura, ed è l'impossibilità che il delitto sia attribuibile a sola matrice mafiosa. Ci devono essere anche altre forze occulte, esterne agli ambienti, pur tanto agitati della nostra isola. Dopo l'omicidio Mattarella vi è un secondo incontro di Stefano Bontate con Giulio Andreotti, che si svolge a Palermo in una villetta intestata ad Udin Zerillo, zio di Salvatore, cui Marino Mannoia assiste personalmente. Continua Mannoia. Dopo circa un'ora sentimmo un clacson di un'auto e andai ad aprire il cancello. Era l'Alfa Romeo dei Salvo, una macchina blu che conoscevo molto bene. Nino Salvo guidava, Ignazio Salvo era accanto a lui. Andreotti dietro. La macchina entrò, Andreotti scese dalla macchina e si scrutò attorno. Era vestito in blu, non indossava né cappotto né soprabito. Gli indicarono la strada e lui entrò in casa. La riunione durò circa un'ora. Da fuori sentivamo le voci di Stefano Bontate. Poi Andreotti e i Salvo uscirono, salirono sulla macchina e se ne andarono.
Bontate mi disse che Andreotti era venuto per sapere il perché dell'omicidio Mattarella e lui gli aveva risposto: «Ma non lo avete capito ancora, che qui comandiamo noi e se non cambierete atteggiamento vi leveremo tutti i voti e non solo quelli della Sicilia, ma anche quelli della Calabria e dell'Italia meridionale». Secondo Bontate, Andreotti se n'era andato con la coda fra le gambe. Febbraio-marzo 1980. Le risultanze delle indagini vengono riferite dagli uffici DPG con rapporti dell'8 e del 10 febbraio, del 14 e del 26 marzo e, da ultimo, del 23 dicembre 80. Con i suddetti rapporti, pur esprimendo il convincimento che l'onorevole Mattarella sia stato ucciso per bloccare la sua azione di rinnovamento e moralizzazione della vita pubblica, si formula la conclusione che non è stato possibile identificare gli autori materiali né i mandanti del gravissimo delitto. Settembre 1980. Il dottor Nicolicchia, che svolge le funzioni di questore di Palermo e che abbiamo visto nella precedente puntata essere iscritto alla loggia P2, ritiene di ravvisare una somiglianza con l'identikit del killer di Mattarella con Salvatore Inzerillo, allora sospettato di essere l'assassino del giudice Costa. E sulla base di questa sensazione invia il dirigente della Criminal Poll, Bruno Contrada, a Londra per mostrare le foto di Salvatore Inzerillo alla vedova Mattarella, Irma Chiazzese, ma la donna non ravvisa alcuna somiglianza. In ordine al movente, da cui sarebbe scaturito l'ordine di uccidere il presidente della regione siciliana, significative appaiono le dichiarazioni rese al giudice istruttore dal capo di gabinetto dell'onorevole Mattarella, la dottoressa Maria Grazia Trizzino. La donna racconta come, di ritorno da un viaggio a Roma, nel quale aveva incontrato l'allora ministro degli interni Rognoni, il presidente le aveva confidato di temere per la propria incolumità e che se gli fosse accaduto qualcosa, quel qualcosa avrebbe dovuto essere ricollegato con l'incontro romano avuto col ministro. Io le parlo molto seriamente. Una frase che mi lasciò in un primo momento incredula, cioè quasi come se volesse scherzare, cioè come se fosse poiché in quel momento spesso capitava di fare riferimenti a queste inchieste al comune e lui diceva se c'è una persona che devono ammazzare, questo sono io, state tranquilli, l'obiettivo sono io. Allora io in quel momento, ecco, non gli diede il peso che poi... Non ho dato subito il peso al suo discorso che meritava. E lui ha sottolineato ancora una volta, sempre con un'aria più grave, la sua preoccupazione. L'ultima volta che venne da me si mostrò molto preoccupato della situazione di Palermo, molto attentissimo alla nuova mafia e cenò tra l'altro alla sua politica sugli appalti. Ma non ho avuto l'impressione che avesse preoccupazioni. Aveva chiaro davanti a sé il compito enorme che gli stava di fronte, le difficoltà, l'asprezza della vita politica siciliana. Questo sì. In quel periodo Santi Mattarella era molto preoccupato del ritorno di Vito Ciancimino all'interno della DC siciliana. Ne andò a parlare con l'allora ministro dell'interno Rognoni, ma evidentemente tornò piuttosto insoddisfatto. «12 dicembre 1982. Secondo le indagini dei magistrati romani che indagano sulla loggia P2, il terrorista nero Giusva Fioravanti sarebbe il killer di Mattarella e gli notificano in carcere 2 comunicazioni giudiziarie, una per l'omicidio Pecorelli, l'altra per quello Mattarella. La svolta arriva dopo le dichiarazioni di 3 collaboratori di giustizia, fra cui Walter Sordi. Ma in realtà tutto si è mosso dalle dichiarazioni del fratello di Giusva Fioravanti, Cristiano, il quale, 4 mesi prima, escusso dall'autorità giudiziaria, aveva riferito che lui e suo padre
guardando gli identikit dei killer di Mattarella, pubblicati dagli organi di stampa, avevano notato una rilevantissima somiglianza con la fisionomia del di lui fratello Valerio e di Gilberto Cavallini. Le indagini venivano quindi indirizzate, oltre che verso numerosi esponenti delle cosche mafiose, anche verso alcuni appartenenti ai movimenti eversivi di estrema destra. «24 ottobre 1984. A seguito delle deposizioni di Buscetta e Contorno, viene promossa azione penale verso Calò Giuseppe, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Greco Michele, Madonia Francesco, Brusca Bernardo e altri. Alcuni pentiti di alto livello, come Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia, ricostruiscono le riunioni di vertice tra i capi mandamento, in tregua precaria alla vigilia della guerra storica di mafia. L'omicidio fu voluto dai corleonesi Riina e Provenzano e dai loro alleati a Palermo, come Francesco Madonia. Il boss Stefano Bontate, ormai isolato, puntava invece a riconquistare la DC, ma si allineò. Quel presidente della regione dava fastidio anche a lui. «27 marzo 1986. Cristiano Fioravanti dichiara che il fratello gli aveva confidato di essere stato, insieme a Cavallini, l'autore materiale dell'omicidio Mattarella. L'attenzione di Cristiano Fioravanti si focalizza sulla rivendicazione pervenuta all'Ansa di Palermo alle 14:45 del 6 gennaio 80. Qui, nuclei fascisti rivoluzionari, rivendichiamo l'uccisione dell'onorevole Mattarella in onore dei caduti di H. Laurenzia. Cristiano Fioravanti dice in proposito: prendo atto per la prima volta che con la sigla Nuclei fascisti rivoluzionari fu rivendicato anche l'omicidio di Piersanti Mattarella, presidente della regione siciliana. Io ho sempre espresso la convinzione che gli autori materiali di questo omicidio fossero mio fratello e Cavallini, coinvolti in ciò dai rapporti equivoci che stringeva Mangiameli, altro estremista di destra, in Sicilia. Peraltro, mi risultava che in quei giorni mio fratello e Cavallini e Francesca Mambro fossero in Sicilia, per loro contatti con Mangiameli. Quando furono pubblicati gli identikit degli autori materiali dell'omicidio, ricordo che mio padre esclamò: «Hanno fatto pure questo». Vista la somiglianza con mio fratello e Cavallini, mi ricordo che mio padre, vista la somiglianza con mio fratello e Cavallini, esclamò: «Hanno fatto anche questo». Un altro episodio delittuoso che, senza averne le prove, istintivamente ricollego a mio fratello, è stato l'omicidio di un personaggio siciliano, non so dire se un uomo politico o un magistrato, che venne ucciso in una piazza o in una strada di Palermo, in presenza della moglie. Si era nel luglio 1980 e Valerio era in Sicilia ospite di Mangiameli e all'epoca progettava l'evasione di Concutelli ed una rapina in una mega gioielleria di Palermo. Nel vedere gli identikit convenni, assieme a mio padre, che sembravano somigliare moltissimo sia a Valerio che a Gigi. Ed allora voglio dire quello che so sull'omicidio Mattarella. E allora Valerio mi disse che avevano ucciso il politico siciliano, in cambio di favori promessi da Mangiameli e relativi sempre all'evasione di Concutelli, oltre ad appoggi logistici in Sicilia. Mi disse Valerio che per decidere l'omicidio del politico siciliano vi era stata una riunione in casa Mangiameli e in casa vi erano anche la moglie e la figlia di Mangiameli, riunione cui aveva partecipato anche uno della regione Sicilia, che aveva dato le opportune indicazioni, e cioè la dritta per commettere il fatto. Mi disse Valerio che all'omicidio avevano partecipato lui e Cavallini e che Gabriele De Francisci aveva dato loro la casa, in un luogo non lontano da quello ove si svolse il fatto dell'omicidio. Mangiameli era stato ucciso da Valerio Fioravanti, il quale intendeva uccidere anche la moglie e la figlia, in quanto, essendo state le stesse presenti alla riunione, una volta ucciso il marito, erano pericolose quanto lo stesso Mangiameli.
L'uccisione delle due donne non avvenne essendo stato, poco dopo, rinvenuto il cadavere di Mangiameli. Francesco Mangiameli, ucciso 2 giorni fa con 3 colpi di pistola. Il cadavere era stato nascosto in un luogo di difficile accesso alla periferia sud della città. A scoprirne il corpo sono stati alcuni bambini recatisi a pescare nello stagno. Il corpo era stato zavorrato con 2 cinture da subacqueo. 20 ottobre 1989. L'ANSA dà conto delle frasi del maxi processo a Cosa Nostra in corso a Palermo, in corte d'assise. Nella fase dibattimentale si affronta il capitolo degli omicidi politici, in particolare quello del presidente della regione, Piersanti Mattarella. Sul banco degli imputati siedono Valerio Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini. – 19 dicembre 1989. Viene emesso verso Fioravanti e Cavallini un mandato di cattura. Gli imputati si protestano innocenti. Vengono iniziate le perizie confrontando i colpi esplosi con armi usati in altri delitti di mafia, senza riscontri. La stessa cosa avviene con la perizia comparata alle armi usate nel delitto politico di Valerio Verbano, avvenuto a Roma il 20 febbraio 1980, vista la marcata somiglianza della descrizione dei killer nei due casi. Gli indizi sono diversi. È appurato che i giorni precedenti al delitto Fioravanti si trovasse a Palermo, alloggiando a pochi metri dalla casa di Mattarella. Ma c'è soprattutto il fatto che Fioravanti è stato riconosciuto dalla moglie del presidente, testimone oculare del delitto, prima in foto e poi durante un confronto all'americana. Ho presente molto spesso il volto dell'uomo che sparò a mio marito la mattina del 6 gennaio. Ho presente gli elementi che caratterizzavano quel volto, la carnagione chiara, i capelli castani e soprattutto gli occhi, quegli occhi che mi hanno subito colpita e che ricordo ancora. Posso dire con quasi certezza che il killer di Piersanti Mattarella è Giusva Fioravanti. Inoltre, la signora descrive il killer come uno che cammina in modo strano, ballonzolante, una caratteristica che già in altri processi era stata attribuita a Giusva Fioravanti. Fioravanti era addirittura soprannominato l'orso per quell'andatura goffa. Ricordiamo inoltre che anche la moglie dell'altro politico DC, Michele Reina, aveva riconosciuto in Fioravanti il killer del marito, ma aveva dovuto cedere di fronte a un alibi fornito dallo stesso Fioravanti. – 22 giugno 1990. 10 anni dopo l'assassinio del presidente della regione siciliana, davanti alla commissione parlamentare antimafia, Giovanni Falcone dà questa lettura dell'omicidio. Un'esecuzione affidata a killer esterni, sostiene l'allora procuratore aggiunto di Palermo, in quel momento convinto della pista nera che porta ai neofascisti dei nuclei armati rivoluzionari, con dei mandanti sicuramente all'interno della mafia, oltre che ad altri mandanti evidentemente esterni. Non solo Cosa Nostra quindi fra i mandanti, di qui la necessità di affidarsi a sicari arrivati da fuori, che Falcone pensa di aver individuato in Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini. Questa audizione verrà secretata e disvelata solo nel 2021, dice Falcone. Buscetta ha riferito una cosa estremamente importante. Nell'omicidio Mattarella vi era una concordia di fondo di tutta la commissione sull'eliminazione, nel senso che non interessava a tutti più di tanto che rimanesse in vita. Però, nel momento più acuto della crisi, che poi sarebbe sfociata l'anno successivo in una guerra di mafia molto cruenta, ognuno aveva paura di fare il primo passo. E Stefano Bontate aveva preferito stare alla finestra, nel senso di disinteressarsi delle vicende di Cosa Nostra, per poter contestare poi dall'opposizione certe vicende, dall'interno dell'organizzazione. Se per l'omicidio Mattarella fossero stati utilizzati killer mafiosi, in 2 secondi chiunque all'interno di Cosa Nostra avrebbe saputo
che aveva ordinato l'omicidio del presidente Mattarella. L'allora deputato Giuseppe Azzaro, democristiano e siciliano, chiede allora se non sia plausibile che il mandante fosse un solo boss, ma Falcone ribatte: è assolutamente impossibile, perché l'uccisione di Mattarella presuppone un coacervo di convergenze e interessi di grandi dimensioni. Tuttavia, chi lo decise non avvisò gli altri capi famiglia, perché a quel punto bisognava indicare le ragioni per cui si uccideva una persona, quale fatto in concreto si contesta a Mattarella, quale persona del mondo politico aveva chiesto di ammazzarlo. Dunque il magistrato ipotizza che a volere l'eliminazione del presidente della regione sia qualche esponente del mondo politico collegato a Cosa Nostra, e per spiegare quel collegamento svela parzialmente una dichiarazione del pentito Francesco Marino Mannoia. Mi ha riferito, purtroppo non posso essere più preciso, di aver avuto un incontro con un uomo politico di rilievo, e Stefano Bontate gli avrebbe detto che se quel personaggio non si fosse comportato così come egli avrebbe preteso, sarebbe toccato a Mannoia ucciderlo. Ricordo che 10 anni dall'uccisione di Mattarella, io digiuno mi chiesi di realizzare uno speciale, e in quell'occasione io incontrai Falcone, andai al Palazzo di Giustizia alle 9 di sera, c'era lui solo con tutta la sua scorta in un palazzo deserto, e abbiamo fatto una chiacchierata molto lunga sul delitto Mattarella. Lui aveva una convinzione netta sul coinvolgimento dei NAR e quindi della pista fascista. Marzo 1991. Cristiano Fioravanti ritratta le accuse al fratello Giusva sul delitto Mattarella. Voglio far presente che nel fare dichiarazioni in passato in ordine alla strage di Bologna, al delitto Mangiameli, al delitto Mattarella e al delitto Pecorelli, fui influenzato da Angelo Izzo. Lui mise in discussione l'operato di mio fratello. Cominciava a dire che c'erano molti punti oscuri sull'operato di mio fratello. Diceva che c'erano prove che coinvolgevano mio fratello nei fatti di cui sopra. Egli mi enunciò alcuni fatti e circostanze intese a sostenere le sue affermazioni. Io rimasi sconvolto. Di fronte agli elementi che enunciava Lizzo, io mi convinsi della fondatezza su quanto egli affermava a proposito di mio fratello. Lizzo diceva che gli elementi che mi presentava li aveva desunti da confidenze dello stesso Valerio. Successivamente mi sono reso conto che mio fratello non potesse assolutamente essere stato partecipe di fatti così infamanti. Se io avessi soltanto il dubbio che mio fratello potesse averli commessi, sarei il suo più accanito accusatore. Lizzo, tra l'altro, cominciò anche ad accusarmi di cose che io non avevo mai commesso, e io cominciai a mia volta a non avere più fiducia in lui. Nel corso poi di un confronto tra Izzo e Cristiano Fioravanti, Izzo affermava: sia Valerio che Concutelli mi dissero che erano la mafia e gli ambienti imprenditoriali legati alla massoneria, nonché esponenti romani della corrente democristiana avversa a quella di Mattarella, a volere la morte dell'onorevole Mattarella. Valerio mi disse che quegli ambienti, mandanti dell'omicidio Mattarella, si erano fidati di lui poiché vi era stata la garanzia della sua persona direttamente dagli ambienti della Magliana romana. Ma alla fine Izzo venne imputato di calunnia. Scrivono in proposito sia il giudice di primo grado che quello di appello. Del resto, l'attività di investigatore carcerario e di promotore di false collaborazioni del Lizzo emerge in tutta la sua evidenza. Va peraltro osservato, per ciò che riguarda il riferimento fatto da Izzo a Bontate, che come sostenuto dall'accusa sono stati accertati rapporti tra terroristi neri ed esponenti della banda della Magliana, a sua volta collegata a Pippo Calò, il che potrebbe far pensare ad una saldatura tra elementi di Cosa Nostra e terroristi neri. Ci fosse un connubio fra destra eversiva e Cosa Nostra è abbastanza documentato. Del resto ci sono degli elementi per
che dimostrano che i NAR avevano dei rapporti con servizi segreti cosiddetti deviati, che poi erano servizi segreti della P2. Altri personaggi dell'estrema destra, Paolo Bianchi, Sergio Calore, Stefano Soderini, Paolo Aleandri, confermarono le accuse mosse da Cristiano Fioravanti al fratello, in ordine alla di lui partecipazione all'omicidio Mattarella. Anche tali dichiarazioni non vengono peraltro ritenute attendibili dai giudici, trattandosi di testimonianze del relato, fondate su confidenze ricevute dallo stesso Cristiano Fioravanti e da un altro estremista di destra, Roberto Nistri. Il motivo per cui erano stati incriminati gli uomini dei NAR sono dovuti al fatto che c'era questa ipotesi di un collegamento per ragioni che non sono state poi indagate sufficientemente, no? Ma che ci fosse la matrice mafiosa, nessuno lo può negare. Cristiano Fioravanti vuole chiarire a se stesso chi è veramente il fratello. E lui dice: io so, perché me l'ha confidato lui stesso, che Valerio Fioravanti ha ucciso un politico siciliano, che quindi identifica in Piersanti Mattarella, insieme a Gilberto Cavallini, e racconta alcuni particolari di questo omicidio. Perché neppure Cristiano viene creduto a un certo punto? Come lui stesso dichiara, su di lui si sviluppa una pressione fortissima da parte del padre, degli altri familiari, perché non accusi il fratello. E lui a un certo punto ammette: io mi avvalgo della facoltà che il codice di procedura penale dà ai familiari di non testimoniare né rendere dichiarazioni nei confronti dei propri parenti. (1992). Tuttavia, dopo la strage di Capaci, la pista neofascista viene lasciata cadere nel corso del processo. Decisivo è l'intervento di alcuni pentiti di mafia, in particolare Tommaso Buscetta e Francesco Marino Mannoia. Questi escludono la partecipazione di killer esterni alla mafia, scagionando i due imputati, dicendo che l'omicidio Mattarella è stato pianificato e gestito da Cosa Nostra, ai massimi livelli. Tuttavia, non sanno indicare ai giudici il killer che sparò quel giorno, e su questo particolare, decisivo, forniscono ai magistrati indicazioni inattendibili. Sono informazioni giunte di terza mano. A loro le ha riferite Bontate, che le ha sapute dai corleonesi, indicando i killer in Salvatore Federico, Francesco Davì, Santo Inzerillo e Antonino Rotolo. Dice Buscetta: Bontate Stefano voleva a qualsiasi costo eliminare Rina Salvatore. Era tutto concentrato su questo obiettivo. Bontate e i suoi alleati non erano favorevoli all'uccisione di Mattarella, ma non potevano dire a Rina, o alla maggioranza che Rina era riuscita a formare, che non si doveva ammazzarlo. Non erano favorevoli per il semplice fatto che sia Stefano, sia Inzerillo, sia Pizzuto Gigino non avevano interessi negli appalti, per cui cercavano di affievolire il discorso su Mattarella. Va poi detto che nel passato Mattarella era stato vicino a Cosa Nostra, soprattutto del Trapanese, soprattutto per via del padre. Successivamente, dopo l'omicidio di Michele Reina, Mattarella divenne rigoroso, severo, disse punto e basta. Questa è la versione che arrivò in commissione. Se tale versione fosse vera o meno, io non lo so. Certo è che quando mi incontrai con Lima a Roma, egli mi disse che aveva problemi seri con Ciancimino, problemi mai finiti. Lima mi disse che era riuscito a non candidarlo più, ma per Contentino, suggeritogli da Roma, gli aveva dato mano libera per gli appalti dei 4 quartieri. Io non mi intendo di queste cose e non so spiegarle bene. Posso soltanto dire che Ciancimino non era più candidato politico, ma restava un'eminenza grigia a Palermo. Novembre 1994. Nel corso del processo per associazione esterna che vede imputato Giulio Andreotti, il pentito Marino Mannoia racconterà della visita che l'ex presidente del Consiglio fece a Stefano Bontate
presso l'abitazione di Totuccio Inzerillo, a Palermo. Andreotti riferisce Mannoia. Ecco, non ho l'omicidio Mattarella. E leggendo le sue dichiarazioni sembra quasi che l'onorevole Andreotti venga a cercare di capire che cosa è avvenuto. È questa la realtà della seconda visita dell'onorevole Andreotti a Palermo? Senta, io non sono sceso in particolare. Mi sembra che qua si stia facendo in anteprima il processo ad Andreotti. L'onorevole Andreotti è sceso dopo l'uccisione del Mattarella per venire a verificare e scusarsi e comunque capire quello che era successo nonostante quella visita precedente che c'era stata. Ma guardi io non penso solo quello che le chiedevo, non le chiedevo di fare il processo a nessuno. Posso continuare? Non è che io sono entrato in particolare strettissimo nel dialogo, io ho appreso solo quello che Bontate mi disse. Il signor Andreotti è venuto con la coda nelle gambe, e con la coda nelle gambe se n'è andata. E sfido chiunque a dimostrare che da lì, al passare degli anni, se ci sia stato un provvedimento o qualcosa che abbia ammonito tutti questi omicidi eccellenti che ci sono stati. Il collaboratore di Carlo, poi, rivela di aver appreso da Bernardo Brusca che il killer che aveva esploso i colpi d'arma da fuoco all'indirizzo di Mattarella si identificava nel mafioso Nino Madonia, che tra l'altro presentava una notevole somiglianza con il Fioravanti. Come quest'ultimo aveva gli occhi chiari e l'espressione glaciale. L'esame delle fotografie dei due soggetti e delle schede antropometriche evidenziò una notevole somiglianza fra i due. Tutti i collaboratori, poi, sentiti in dibattimento, dichiarano unitamente che il delitto era stato deliberato dalla commissione con il consenso di tutti i componenti, dovendosi escludere qualsiasi coinvolgimento di soggetti esterni all'organizzazione mafiosa e in particolare di terroristi neri. Aprile 1995. 15 anni dopo l'omicidio, i vertici della cupola mafiosa vengono indicati come i mandanti dell'omicidio. Totò Riina, Provenzano, Greco, Brusca, Calò, Madonia, Geraci vengono condannati all'ergastolo. Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini vengono assolti. La sentenza viene confermata in appello nel febbraio del 1998 e in via definitiva nel maggio del 1999. Il tribunale in primo grado ha assolto Fioravanti e Cavallini. Io poi ho fatto l'appello. Nel giudizio appello ho chiesto la condanna, ma la Corte d'Appello non mi ha dato ragione, ha confermato la assoluzione. Ho fatto ricorso in Cassazione, ma anche la Cassazione ha confermato la sentenza d'appello. Quindi per la legge, per la giustizia è qualcosa a cui dobbiamo tutti quanti rispettare. Fioravanti non è l'autore dell'omicidio Mattarella, è innocente rispetto a queste. Nel 2018 la Procura di Palermo riapre l'inchiesta sull'omicidio. Nuovi accertamenti vengono fatti sui reperti balistici e sulla targa dell'auto del comando, la Fiat 127 abbandonata poco dopo. Tuttavia, dato lo scorrere del tempo, è impossibile trovare analogia tra le armi dei NAR e i proiettili sparati per uccidere il fratello del Presidente della Repubblica, mentre le indagini sulla targa arrivano a conclusione quando gli esami sulle pallottole hanno dato esito negativo. Nello specifico, la macchina usata dal killer aveva una targa finta PA 546623, costruita utilizzando altre due targhe, quella originale della Fiat 127 PA 536623 e quella di una Fiat 124 targata PA 540916. Mettendole a confronto, gli inquirenti non riescono a trovare le parti mancanti PA 53 e 0916. Nel settembre dell'89 il magistrato Loris D'Ambrosio, in forza all'Alto Commissariato Antimafia, aveva sollecitato accurate analisi per confrontare le targhe usate a Palermo e quelle ritrovate nel covo dei NAR di via Monte Asolone a Torino nella perquisizione del 26 ottobre 82. I carabinieri infatti avevano ritrovato una targa con sigla PA come Palermo e il numero 563091. Gli stessi numeri
ma composti diversamente, rimasti dal confronto delle due targhe precedenti. Al tempo, il magistrato D'Ambrosio aveva ipotizzato che il 6 della targa PA 563091 poteva essere stato spostato dopo il 5 per camuffare la sequenza dei numeri. Tuttavia, come confermato dalla scientifica, la targa non ha subito manomissioni, è originale, rubata nel 1981. Dunque, si è deciso di procedere ad archiviazione. Febbraio 2021. Fioravanti riparla di quell'indagine di Falcone sulla sua persona, mentre è chiamato a testimoniare al processo a Cavallini per la strage di Bologna. In aula, il fondatore dei NAR si proclama innocente per la strage bolognese, come sempre, e fa di tutto per scagionare il complice. E senza che nessuno glielo chieda, riapre il caso Mattarella, forte della sua unica assoluzione. Il racconto parte da un antefatto. All'epoca, in una trasmissione di Santoro, chiamata Samarcanda, Leoluca Orlando iniziò a urlare contro Falcone davanti alla mia foto, accusandolo di tenere nel cassetto le prove contro i fascisti. Esistono milioni di siciliani che vorrebbero finalmente vedere colpito il mandante di Mattarella, finalmente vedere colpito il mandante di La Torre, finalmente vedere colpito il mandante di Insalaco e di Bonsignore. Lo dice come se fosse possibile, come se questa verità fosse a portata di mano, invece è una verità... Io sono convinto, mi assumo tutte le responsabilità, che dentro i cassetti del Palazzo di Giustizia ce n'è abbastanza per fare giustizia su questi delitti. Allora perché non la fanno? Sono corrotti i giudici, che cosa vuole dire? Chiede ai responsabili. 2 o 3 giorni dopo Falcone mi chiamò, fece uscire tutti e mi disse: Fioravanti, come magistrato e come siciliano, io a questa cosa di Mattarella non ci credo. Però lei si rende conto che a questo punto, se non procedo, divento anch'io della P2. Il giudice dunque lo avrebbe inquisito pur sapendolo innocente. Non solo, Fioravanti aggiunge: la sera stessa Falcone dispose il mio trasferimento in un regime speciale di isolamento, una gabbia di vetro, con luci accese giorno e notte, per 6 mesi, per cui non mangiavo più. Il presidente della Corte, però, ripercorre tutti gli atti di Palermo e documenta che Falcone ha aperto per primo le indagini sui terroristi neri per l'omicidio Mattarella. Le ha continuate per 5 anni, le ha difese anche davanti alla Commissione antimafia, collegandole alla bomba di Bologna e ad altri attentati, che hanno unito neofascisti e mafiosi. E nel 1989 proprio lui ha ordinato l'arresto di Fioravanti e Cavallini, mentre la trasmissione Samarcanda è andata in onda nel 1990, quando Falcone non era più giudice istruttore, da quasi un anno. Elencate queste e molte altre controprove, i giudici concludono: ancora una volta Fioravanti non si pone limiti nel mentire e si chiedono perché abbia bisogno ancora oggi di costruire simili menzogne. Viene archiviata all'inizio del 2022 la pista nera sull'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, avvenuto nel mandamento di Resuttana, governato da Francesco Nino Madonia, che alcuni collaboratori di giustizia hanno indicato come soggetto legato ai servizi segreti. Pubblicate le dichiarazioni del legale di parte civile al processo Agostino Castelluccio. L'avvocato Fabio Repici, Nino Madonia ha sparato al presidente della regione Piersanti Mattarella. A cavallo del 42esimo anniversario dell'omicidio a Palermo del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, fratello dell'attuale presidente della Repubblica, l'AGI ha pubblicato le dichiarazioni dell'avvocato Fabio Repici, attualmente legale di parte civile della famiglia di Nino Agostino, il poliziotto ucciso il 5 agosto del 1989 insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio. Per tale duplice omicidio il killer palermitano Nino Madonia è stato già condannato all'ergastolo in primo grado in abbreviato e il giudizio d'appello inizierà a febbraio. Ebbene, l'avvocato Repici afferma: Antonino Madonia è il killer che sparò e uccise Piersanti Mattarella. 15 luglio 2024. Compare un nuovo elemento, un foglio formato A4 con 7 righe scritte al computer, con il quale un anonimo
ha scritto il nome del presunto killer che sparò quel 6 gennaio 1980. Con la lettera anonima è stato inviato anche l'identikit che era stato realizzato e che è agli atti dell'indagine della procura palermitana. Un photofit in bianco e nero, uno con gli occhiali e uno senza. 22-24 anni circa, statura 1,65, capelli castano chiari, bocca e naso regolari. A consegnare la lettera agli inquirenti sono stati gli stessi figli dell'ex presidente della regione. Ma cosa è scritto all'interno? Cappuccio in testa, occhi color ghiaccio, passo ondeggiante, ballonzolante. Questa la descrizione del killer di Piersanti. C'è un ragazzo militante nero, ai tempi chiamato per i suoi occhi di ghiaccio, negli ambienti di destra. Si chiama e corrisponde alla descrizione testuale e alle immagini. Assomiglia molto all'identikit. Dopo l'omicidio si trasferisce in... Sono state volutamente omessi il nome indicato, il soprannome e anche il luogo citato dall'anonimo. Un dato però salta all'occhio. Si parla di un militante nero dagli occhi di ghiaccio, conosciuto negli ambienti dell'estrema destra. Una descrizione che si avvicina molto alla testimonianza di Irma Mattarella.